Bentrovati, in questo episodio della Remomnia TV affronteremo il tema dello sviluppo sostenibile, argomento che si è molto affermato negli ultimi anni per via del crescente interesse verso tematiche come l'inquinamento, lo sfruttamento intensivo delle risorse ed il cambiamento climatico a livello globale. Vedremo il processo che ha caratterizzato l'evoluzione del concetto e le misure che sono state adottate dagli anni 70 fino ai giorni nostri, sia con uno sguardo internazionale, sia per quanto concerne il territorio italiano. Il modello attuale di sviluppo economico prevede il consumo e lo spreco delle risorse e dalla velocità a cui ci stiamo muovendo, questo eccede quello che il pianeta può sostenere ed offrire. L'obiettivo che gran parte del mondo sta cercando di raggiungere è basato su un nuovo modello, ovvero una crescita che non metta a rischio l'ambiente e di conseguenza l'uomo. Secondo il Global Footprint Network, che ogni anno calcola l'impronta ecologica, cioè i consumi da parte della popolazione, e la confronta con la biocapacità, ovvero la quantità di risorse biologiche che il territorio può offrire, per quanto riguarda il 2021, il 29 luglio il pianeta ha esaurito le risorse naturali disponibili ed ha cominciato a sfruttare quelle del 2022. Questo dato ci mostra chiaramente che allo stato attuale servirebbe oltre una terra e mezzo per soddisfare i nostri bisogni. Questa inefficienza porta a tutta una serie di conseguenze negative, ormai sotto gli occhi di tutti, ed è necessario trovare una soluzione. L'idea del modello di uno sviluppo sostenibile fa ora parte delle agende dei principali stati mondiali, ma è un argomento di interesse da quasi 50 anni. È stato oggetto di discussione già nel 1972 con il Club di Roma, una riunione a cui hanno partecipato un gruppo di scienziati ed economisti con l'obiettivo di portare all'attenzione pubblica le problematiche relative alla limitatezza delle risorse presenti sulla Terra. È seguita quindi la pubblicazione di un report intitolato The Limits to Growth, uno dei più grandi successi editoriali in termini di letteratura sull'ambiente e l'ecologia. Nel 1987 la Commissione Brundtland, sotto Organizzazione delle Nazioni Unite e orientata alla promozione della sostenibilità, ne dà una prima definizione. Lo sviluppo sostenibile è uno sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri. Questa descrizione mette in evidenza come il concetto sia strettamente associato all'ideale di raggiungimento di una situazione in cui sul pianeta regnino concetti come l'equità, la pace e la salute, e poi sono gli obiettivi sui quali l'Organizzazione delle Nazioni Unite è fondata. Nel 1992, la conferenza di Rio, chiamata anche Summit della Terra, è stata la prima conferenza dei capi di Stato sull'ambiente. Ha prodotto due risultati principali: la Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, ovvero un trattato che prevedeva come obiettivo la riduzione delle concentrazioni in atmosfera di gas serra, e l'Agenda 21, ovvero un piano di azione da essere implementato su scala globale e nazionale, con il proposito di coinvolgere il maggior numero possibile di persone. Negli anni successivi, il concetto di sviluppo sostenibile è stato integrato nei principali meeting mondiali, con un focus principale su inquinamento e cambiamenti climatici, come il Protocollo di Kyoto del 1997, il Pacchetto 20-20-20 con i suoi obiettivi fissati nel 2007 e l'Accordo di Parigi del 2015. Tutti questi verranno poi approfonditi nel prossimo episodio. Nel 2015 viene sottoscritto dai 193 Paesi membri dell'ONU il documento più importante in ottica di sviluppo sostenibile, l'Agenda 2030. Essa prevede 17 obiettivi, i cosiddetti Sustainable Development Goals, all'interno di un grande programma di azione per un totale di 169 target o traguardi da raggiungere entro il 2030. Questi obiettivi fanno riferimento ad un insieme di problematiche importanti per lo sviluppo, che prendono in considerazione, in maniera equilibrata, le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile: economica, sociale ed ecologica, e puntano ad eliminare la povertà, a lottare contro l'ineguaglianza, affrontare i cambiamenti climatici e costruire società che rispettino i diritti umani. Risulta chiaro che l'attuazione dell'Agenda 2030 richiede un forte coinvolgimento di tutte le componenti della società, dalle imprese private al settore pubblico, dalla società civile agli operatori dell'informazione e cultura. Tutti i Paesi membri sono chiamati a impegnarsi per definire una propria strategia che consenta di raggiungere gli obiettivi fissati, comunicando i risultati conseguiti all'interno di un processo coordinato dall'ONU. Ciascun Paese viene infatti valutato annualmente attraverso la piattaforma dell'High Level Political Forum, che ha il compito di valutare i progressi, i risultati e le sfide di tutti i Paesi. Ogni 4 anni si svolge inoltre un dibattito sull'attuazione dell'Agenda 2030, in sede di Assemblea Generale dell'ONU e alla presenza di capi di Stato e di Governo.
Rispetto a questa tematica, come si sta comportando l'Italia? L'Agenda 2030 è stata declinata nella Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, che assume i principi guida dell'agenda ed è strutturata in 5 aree, le cosiddette 5P. Persone, ovvero contrastare la povertà ed esclusione sociale e promuovere salute e benessere. Pianeta, quindi garantire una gestione sostenibile delle risorse naturali, contrastando la perdita di biodiversità e tutelando i beni ambientali e culturali. Prosperità, adottando modelli sostenibili di produzione e consumo e garantendo occupazione e formazione di qualità. Pace, cioè promuovere una società non violenta ed inclusiva, senza forme di discriminazione e contrastare l'illegalità. Partnership, che significa intervenire nelle varie aree in maniera integrata. A queste si aggiunge una sesta area dedicata ai vettori per la sostenibilità, elementi necessari per la trasformazione. La strategia nazionale costituisce il quadro di riferimento per i processi di pianificazione, programmazione e valutazione di tipo ambientale e territoriale e deve essere sottoposta a revisione ogni 3 anni. Nel 2020 la pagella dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile sul raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 mostra le seguenti tendenze. Nel decennio passato l'Italia è migliorata in termini di salute, uguaglianza di genere, sistema energetico, innovazione e lotta al cambiamento climatico, mentre è peggiorata in termini di acqua, condizione economica ed occupazionale, povertà, ecosistema terrestre e cooperazione internazionale. Per quanto riguarda gli altri obiettivi, la situazione è rimasta pressoché costante. A livello europeo, nel 2019, il nostro paese si trova al di sotto della media per ben 10 dei 16 indicatori analizzati. Realizzandosi sui risultati dell'ultimo anno, seppur influenzati dalla pandemia che ha posto un ostacolo significativo al progresso, si nota come l'Italia non abbia fatto grandi passi avanti nel raggiungimento degli obiettivi prefissati, e diversi di questi rimangono solamente sulla carta. È quindi necessario un impegno attivo della collettività per invertire la tendenza. L'obiettivo rimane quindi quello di dare il nostro contributo per cercare di garantire uno stato di salute del pianeta per il bene nostro e delle generazioni future.